history because it was the first conference. It is therefore a privilege for the IFLA Government Library sections to endorse with gratitude Luigi Di Grigori at the ceremonial naming of the Ministry of Education Library in his honor. Nel 1926 Luigi De Gregori, direttore della Biblioteca Casanatense, fu nominato dal Ministero italiano della Pubblica Istruzione a rappresentare l'Italia al 50° celebrazioni dell'anniversario dell'Associazione delle Biblioteche Americane. E fu lì che incontrò bibliotecari dal Regno Unito, da Europa e dagli Stati Uniti. In quanto uno dei bibliotecari di maggiore stima e più stimato in Italia, è riuscito ad influenzare e a facilitare gli incontri a Roma nel 1928 e infatti è stato proprio a Roma che si è tenuta la prima conferenza IFLA. Oggi sarebbe un sogno poter realizzare una conferenza di quella portata, di quella importanza, ed è stato infatti uno dei momenti più rilevanti per l'associazione IFLA. E quindi ne riconosciamo appunto il ruolo e l'importanza, ed è un privilegio per la sezione delle biblioteche di governo dell'IFLA riaffermare la propria gratitudine, il proprio riconoscimento per Luigi De Gregori in occasione di questa giornata oggi di intitolazione della Biblioteca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca proprio a De Gregori. If I can tell you a little bit now about the IFLA strategy, the UN Sustainable Development Goals and IFLA Government Libraries section. If you can click the link, please. It's going to take a long time, is it? That then is the IFLA Libraries, Government Libraries section webpage, if anybody would be interested to look at it later on. The IFLA Government Libraries section standing committee continues to focus on the international spirit and aspirations of Luigi Di Grigori towards education and research to improve the life chances of the citizens of the world. Our standing committee members are represented today by Italy, USA, Germany, Russia, India, Finland, Peru, Uganda, Australia, Japan, South Korea, the European Parliament, and the United Kingdom. I am privileged to be their chair. The government libraries. Yeah. E adesso vorrei parlarvi un po' della strategia di IFLA e anche degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Qui avete visto il link alla sezione delle biblioteche di governo che se volete potete approfondire dopo. E le biblioteche, la sezione delle biblioteche di governo dell'IFLA ha un comitato permanente che continua a svolgere un'attività seguendo lo spirito e le aspirazioni di Luigi De Gregori verso l'istruzione e la ricerca per migliorare le vite dei cittadini in tutto il mondo. Il nostro Standing Committee, il comitato permanente, ha membri che rappresentano paesi quali l'Italia, Stati Uniti, Germania, Russia, India, Finlandia, Perù, Uganda, Australia, Giappone, Corea del Sud, Parlamento Europeo e Regno Unito. Ed io ho il privilegio di essere stata nominata Presidente dello Standing Committee. Adesso si può chiudere questo e torniamo alla presentazione. UNSDGs. That is Government Libraries section. The Government Libraries section is presently collaborating on a project to revise our guidelines, focusing on advocacy and linking it to IFLA strategy on the United Nations Sustainable Development Goals. I know across Europe and all over the world, these are terms that are very familiar to ministries of education and across the social policy arena.
you can see this is a very important document. And once again, let me take you back to the aspirations of luminaries like Luigi Di Gregorio, who wanted an international focus, not just for countries to work on its own, but to collaborate internationally. So, the Government Libraries Section project is happening when IFLA, as Anna Maria mentioned, is engaging in a global vision conversation, bringing together librarians across the globe to determine a global strategy. It is pleasing that many of my Italian colleagues are participating in the global vision conversation. It was during these meetings that I was introduced to Professor Vincenza Aiosa by Professor Anna Maria Tamoro from the University of Parma at IFLA, who I wish to acknowledge now. Allora, attualmente la sezione delle biblioteche di governo sta collaborando ad un progetto per rivedere le nostre linee guida incentrandole sul concetto di advocacy e creando anche un legame con tra la strategia IFLA e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E qui torniamo alle aspirazioni e allo spirito di De Gregori che promuoveva appunto una cooperazione tra i paesi. E d'altra parte questi sono concetti e termini molto noti a tutti in Europa, tutti coloro che si occupano di istruzione e di politiche di istruzione. Il nostro progetto si svolge in un momento in cui l'IFLA si sta impegnando anche ad un esercizio di visione globale che porta a incontrarsi bibliotecari da ogni parte del mondo per determinare una strategia globale comune. E mi fa molto piacere vedere che ci sono molti colleghi italiani che stanno partecipando a questo esercizio di visione globale ed è stato proprio durante alcuni di questi incontri che ho avuto l'opportunità di conoscere la professoressa Vincenza Aiosa, che mi è stata presentata dalla professoressa Anna Maria Tammaro dell'Università degli Studi di Parma, ai quali va il mio ringraziamento. No, next slide. Slide, not this. Slide. La presentazione, torniamo alla presentazione. Let me speak a little bit about the IFLA government libraries and revision of guidelines on advocacy and the role of all of us in the committee. So following the WLIC conference in Wrocław in Poland this August 2017, the government libraries section held a post-conference at the Bundestag in Berlin. Our host for the day was the head of the Bundestag Library and Italian government libraries, both represented by Professor Vincenza Aiosa. Government librarians from different countries presented examples on how they support their governments to advance citizens' experiences via education and research. This then really goes to the heart of what IFLA and UN Sustainable Development Goals means, quality education, and I will for the next few minutes emphasize on this word quality education because that is where the Ministry of Education of the Italian government comes into focus. The government, we have much to learn from each country, and as our example shows, different countries have different priorities, and as Anna Maria referred to it, librarians through ages have had to adapt to change, but I think at the moment librarians are having to adapt even more. And especially working in government, we have to adapt and work with the policy areas of the government. And that is what most of us do. And if we don't engage with our partners, and as once again Anna Maria said, we have also got to work with the communities. And one of the examples that Cinzia used at the conference really enlightened and was highly valued by many of our colleagues. And I had the privilege on Friday to meet with Donatella Saldo from this department of the Ministry of Education, and I was extremely
impressed to see the document that I've got here, which I'm going to carry with me to London, and it speaks of the Italian National Plan for Digital Education. It starts with children, and the idea behind it is 500 schools are already adopting this vision, and 1,000 schools is the aspirations, and one day it will be everybody in Italy, because you're starting with the child. And librarians, it is at the moment teachers, but librarians have a role, and I think the aspiration to join up with the public libraries is something that the whole world will be very interested to learn from. And what they are looking at, and Anna Maria referred to this, is looking at the advantages of the space, creating platforms, digital platforms, even things like coding for little children, social atmosphere for people to interact. And at the end of the day, what is going to help these children who will become the citizens of tomorrow is critical thinking and findability. And those are all aspirations, I think, were referred to and alluded throughout this morning by all the speakers when Luigi was talking about collaborating internationally across the world. So I hope what we are trying to do at IFLA Government Libraries section will also be able to link up with the work of this Ministry of Education. So, in conclusion, okay. Quindi a seguito, allora abbiamo parlato, quindi adesso parleremo ancora un po' dell'IFLA e delle linee guida e del nostro ruolo in quanto bibliotecari. Quindi a seguito del congresso mondiale in Polonia c'è stata una conferenza che ha seguito il congresso mondiale a Berlino presso la Bundestag, e siamo stati ospitati dal capo della biblioteca della Bundestag e le biblioteche di governo italiane erano rappresentate in quell'occasione dalla professoressa Vincenza Iossa. Quindi in quell'occasione i bibliotecari delle biblioteche di governo da diversi paesi hanno presentato degli esempi su come possono sostenere i governi nel migliorare le esperienze dei cittadini attraverso l'istruzione e la ricerca. E abbiamo molto da imparare da ogni paese, in particolare la professoressa Iossa ha dato un contributo importante sul lavoro che viene fatto attualmente dalle biblioteche del Miur, che è stato molto apprezzato. Infatti, come menzionava Anna Maria, da sempre il lavoro di bibliotecario è stato caratterizzato dalla necessità di sapersi adattare ai cambiamenti nel tempo, ma oggi questo è ancora più vero, e soprattutto quando parliamo di biblioteche nella pubblica amministrazione. Quindi nostro dovere impegnarci a favore di questo e lavorare insieme in quanto comunità. È per questo che l'intervento di Cinzia Iossa ci ha ispirato. Qualche giorno fa ho avuto anche il privilegio di conoscere la dottoressa Antonella Solda del Ministero dell'Istruzione, e sono stata molto colpita da un documento che mi è stato consegnato, che è il Piano Nazionale della Scuola Digitale, e di cui la dottoressa Solda mi ha parlato. Sicuramente lo riporterò a Londra. Parla appunto della educazione digitale nelle scuole e anche di un progetto che riguarda nello specifico le biblioteche, che attualmente interessa 500 biblioteche fino a 1000, ma che si spera si potrà estendere a tutte le 8000 scuole. I bibliotecari devono quindi svolgere un ruolo importante, e per fare questo devono mantenere i forti legami anche con le biblioteche pubbliche. È questo che si propone questo progetto.
quindi quello di creare delle piattaforme per fornire degli strumenti attraverso per esempio attività di coding ma anche di interazione sociale degli studenti per aiutarli a sviluppare quello che è una delle capacità più importanti oggi, che è quella del pensiero critico. Infatti non a caso tutti gli oratori oggi hanno parlato dell'importanza di collaborare e di portare avanti questo ruolo che hanno i bibliotecari, così come già diceva Luigi De Gregori. So in conclusion, the outcome of the German Bundestag discussion will inform the draft revision of the government libraries guidelines on advocacy for presentation at a pre-conference at the World Congress of Library Associations in Kuala Lumpur in 2018. IFLA Government Libraries section values Professor Vincenzo Aiusa's future participation to record Italy's contribution in honor of Luigi Di Gregorio Library of the Ministry of Education. We look forward to including this document as a part of the IFLA conversation, and in particular the Government Libraries section's country examples. I have therefore invited, I hope she will accept it, Donatella Soldo to deliver the Government Library section keynote address at Kuala Lumpur in 2018. And I'm grateful to Cinzia for having invited me here and for continuing to participate so much with enthusiasm in the IFLA Government Library section's meetings, and I hope our relationship will continue for a very long time, as Luigi Di Gregorio would have wanted. May I thank you all for listening to me. Let me conclude by extending my felicitations to the future success of the Luigi Di Gregorio Library at the Italian Ministry of Education. Thank you very much. Quindi i risultati delle discussioni che abbiamo tenuto alla Bundestag in Germania potranno essere utilizzati per ricreare le linee guida per le biblioteche di governo a favore appunto dell'advocacy, che verranno poi presentate nella conferenza mondiale del 2018 a Kuala Lumpur. Vorrei comunque riaffermare il mio ringraziamento e l'apprezzamento per il lavoro della dottoressa Solda per quanto riguarda le biblioteche, alle quali è stata chiesta anche di tenere appunto un discorso su questa buona prassi a Kuala Lumpur, e ringraziare tantissimo Cinzia per il suo entusiasmo, per il suo contributo alle riunioni, e spero che la nostra collaborazione proprio nello spirito di Di Gregori continui ancora a lungo in maniera così proficua. Il mio apprezzamento quindi va a voi tutti, e in particolare vorrei concludere questo mio intervento facendo le mie migliori congratulazioni e augurando ogni successo alla Biblioteca Luigi De Gregori del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Grazie. Grazie Anusha, thank you very much for the kind words and the wishes. Ringrazio tutti quanti quelli che hanno perseverato nell'attesa e nella partecipazione a questa giornata un po' lunga, e ringrazio tutti gli amici che ci hanno aiutato, che hanno partecipato con noi. In particolare ringrazio la famiglia, alla quale voglio assicurare che terremo cura e incrementeremo con attenzione e affetto la memoria di Luigi. Grazie.